Saluti da Heavy Metal Heaven. Oggi festeggiamo i 30 anni dall'esordio di una delle band metal più notevoli di sempre, tra death, doom, progressive, ferocia, atmosfere e raffinatezza. Al giorno d'oggi spesso si usa la locuzione Swedish Death Metal per designare band, spesso neppure svedesi, che però si ispirano alla scena che si formò nel paese scandinavo negli anni 90. Sono band, insomma, che riprendono le sonorità ribassate di band cardine come Entombed, Grave e Dismember, oppure ammorbidiscono il genere fino a uniformarsi ai dettami di Gothenburg. È un uso legittimo, per carità, ma che forse rischia di far dimenticare quanto quella scena in realtà fosse varia all'interno e quanto all'epoca i gruppi svedesi abbiano contribuito all'evoluzione del genere. Già parlando del citato death metal melodico, è quasi inutile sottolineare quanto At the Gates, Dark Tranquillity, In Flames e i gruppi che li hanno seguiti siano stati fondamentali per conferire una dimensione diversa allo stile. Oppure possiamo citare lo sforzo degli Edge of Sanity di dare una risposta più atmosferica e meno tecnica alle commistioni tra death e progressive che nello stesso periodo si stava creando negli Stati Uniti. O ancora c'era chi si spingeva ancora più verso l'atmosfera, per esempio i Therion, con i loro primi esperimenti orchestrali, come anche i Tiamat. Già divergenti nella prima metà degli anni 90, dimostrarono con Clouds e in parte anche con Wild Honey che si poteva essere eleganti anche senza abbandonare il death metal. E poi ci fu chi raccolse tutte queste lezioni e le mescolò insieme. Stiamo parlando, ovviamente, dei primi Opeth. Nati ufficialmente nel 1990, erano già attivi da qualche anno come Eruption, moniker con cui si limitavano a suonare cover di altri gruppi death metal. Nel corso della prima metà del decennio, tuttavia, il gruppo cominciò a raffinare la propria musica e a cercare una propria identità, allontanandosi col tempo dal death svedese più classico. Fu un lavoro che durò ben 5 anni, fatti anche di cambiamenti di line-up in cui solo il batterista Anders Nordin e il chitarrista Michael Åkerfeldt, dal 92 anche cantante, rimasero fissi. 5 anni in cui il gruppo, tra l'altro, non pubblicò neppure un demo, concentrandosi solo sulla messa a punto della propria musica. Uno sforzo per cui però valeva la pena aspettare, come gli Opeth dimostrarono il 15 maggio del 1995, quando Orchid vide la luce. Uscito sotto Candlelight Records, etichetta allora giovane che si stava facendo notare più per il black metal, in quel momento aveva già fatto esordire Emperor e Dissection, mostra un lato diverso degli svedesi. Rispetto a quelli più consapevoli e marcatamente progressivi che si sentiranno da My Arm, Your Arse in poi, gli Opeth qui suonano qualcosa di più atmosferico e legato ai suoni di quegli anni. Il che si traduce per esempio in una presenza molto più forte di elementi melodette rispetto al futuro, con riff e armonie tipiche del genere e persino qualche puntata verso la sua rielaborazione del metal classico. Il lato melodico di Orchid è inoltre aiutato da una forte componente doom, di quello estremo ma non troppo, che già i citati Tiamat, My Dying Bride e Paradise Lost avevano già esplorato negli anni immediatamente precedenti. Completano il quadro una componente progressive molto presente e già in linea col futuro del gruppo. È una registrazione ottima. È un po' grezza e meno professionale rispetto agli album più celebri degli Opeth, ma non è un problema. Al contrario, valorizza bene l'anima emotiva e anni 90 del disco. La somma di tutti questi fattori, pur non avendo ancora la profondità che gli svedesi dimostreranno poi, rivela già idee estremamente chiare. Accade soprattutto a livello di atmosfere, che dimostrano come già all'esordio il gruppo avesse tante marce in più. Sono cupe, ma già con una miriade di sfumature diverse, dall'oppressivo al calore. Ma anche a livello musicale gli Opeth sanno bene il fatto loro, scambiando spesso e volentieri parti più estreme e altre lievi, sognanti, prog rock, in un genere che pur partendo da basi death si dimostra già elegante e variopinto. Insomma, pur non aderendo in pieno a ciò che poi li ha resi una delle band più notevoli del metal dell'ultimo trentennio, questo esordio degli svedesi presenta già ben stampato il loro marchio di fabbrica. Ma soprattutto è presente la loro classe e la loro abilità assoluta, declinate per ovvie ragioni in maniera più giovanile ma non per questo meno apprezzabile. Anzi,
Forse anche a causa del lungo periodo di gestazione, l'ispirazione di Orchid è sopraffina. Sono davvero pochi gli elementi al suo interno meno che da urlo. Tutto il resto colpisce con forza assoluta, qualunque sia la sua provenienza stilistica. Ed è integrato in canzoni che a loro volta riescono a valorizzare al meglio ogni incastro e ogni dualismo, anche estremo. La miglior prova di tutto ciò è nel duo d'avvio, l'apice assoluto della scaletta. Si parte con In Mist She Was Standing, un'opener coraggiosa coi suoi oltre 14 minuti, tutti di cavalcata attraverso un saliscendi di melodie ed emozioni che per molti versi anticipa gli opere più strutturati del futuro. Impossibile dire cosa sia meglio, se l'inizio vorticoso o tratti rabbioso in alcuni guizzi, oppure le tante sognanti frazioni acustiche o la tre quarti, circolare e incalzante, o ancora il finale che devia sempre più verso atmosfera e inflessioni dune. In generale ogni singolo elemento è al posto giusto, per quasi un quarto d'ora senza momenti morti. È il picco del disco insieme a Under the Weeping Moon che segue. Alterna momenti aggressivi con a tratti qualche vago influsso death and roll, altrove ossessivi in maniera ipnotica, a lunghi tratti ancora leggeri, ombrosi come al centro, oppure malinconici come alla fine. È in quest'ultima che si sente per la prima volta la voce pulita di Achterfeld, non ancora sofisticata e versatile come sarà poi, ma già molto evocativa. Appena meno bella è Forest of October, la traccia più prog e impenetrabile del disco, molto avvolgente con la sua oscurità, i tanti cambi di tempo e i tanti rallentamenti duri, in 13 nuovi minuti di esso. Il bello di Orchid non finisce qui, tuttavia. Per esempio possiamo citare The Twilight is My Rope, un inizio arrembante, poi comincia un'evoluzione anche più piena di contrasti della media, tra momenti prog rock docili, accelerazioni feroci e momenti doom a metà tra i due mondi. Persino The Apostle in Triumph, il brano meno bello del disco, è un gioiellino grandioso. Inizia con un lungo intro acustico per poi esplodere nelle solite montagne russe di emozioni, qui molto intense e sfaccettate, tanto da ricordare di nuovo gli Opeth che ancora dovevano venire. Infine una menzione anche per Silhouette, intermezzo col solo pianoforte di Nordin, davvero oscuro e suggestivo con la sua natura spigolosa, grezza, nervosa. Merito anche del suono volutamente basico ed echeggiato che le dà un tocco particolare. Arrivato a questo punto, forse è quasi inutile sottolineare come Orchid sia un album incredibile, di una bellezza primigenia, selvaggia e al tempo stesso raffinata. Forse avrebbe potuto persino aspirare al voto massimo, non fosse che gli Opeth nel proseguire della loro carriera hanno fatto persino di meglio, grazie ad album come Still Life, Blackwater Park o Deliverance. Album che segnano l'epoca d'oro del gruppo e che li hanno consacrati nell'essere uno tra i nomi più grandi e validi della scena metal moderna, oltre che a modo suo molto influente. Ciò non toglie che rispetto ai titoli appena citati, l'esordio di cui oggi celebriamo il trentennale ha ben poco da invidiare, ponendosi a giusto un'incollatura di distanza. Poi certo, forse chi preferisce la fase successiva degli svedesi o sonorità più moderne potrebbe trovarlo un po' troppo old school. Per tutti gli altri che amano il death metal più profondo, progressivo e magari le sonorità estreme anni 90 invece, questo è un lavoro che non può mancare nella propria collezione. Se lo hai sottovalutato finora, puoi rimediare in occasione di questo anniversario. Voto di Heavy Metal Heaven 98 su 100. La nostra settimana si chiude qui. Ti è piaciuto riscoprire con noi l'esordio degli svedesi? Dicelo nei commenti oltre a mettere like e condividere il video. Ti invitiamo inoltre a iscriverti al canale ed attivare la campanella degli avvisi per non mancare neppure uno dei contenuti pubblicati ogni pochi giorni. Infine seguici su Facebook, Instagram e Pinterest. Trovi i link qui sotto. Ci vediamo la prossima volta!